Figlio, se ti prepari a servire il Signore, preparati alla tentazione, cioè preparati a queste scelte radicali, pro o contro. E sono scelte dalle quali non si torna indietro. Lui non ti dice, mi raccomando, come i buoni parroci, mi raccomando, scegli il bene, sii bravo, fai così. No, lui dice, sono affaracci tuoi. Dio ti ha fatto libero, scegli quello che ti pare. Tuttavia, io ti posso sottovoce fornire un metodo. Ed ecco il metodo. Abbi un cuore retto e sii costante. Ah, una parola. Cosa vuol dire retto? Provate a fare una piccola fatica e andate alla lettera C, prima parola, euthinon. Non occorre sapere tanto greco, buono, c'è qualcosa di positivo. Non è un cuore che appartiene alla duche, alla rettitudine, alla giustizia, ma è euthinon, è un cuore che pensa positivamente. Traduciamo. Vi ricordate la famosa questione del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno? Noi siamo tutti, nessuno escluso, anch'io che vi parlo, portato a brontolare perché è mezzo vuoto. Trovi una persona che ti dice, ok, è vero, è mezzo vuoto, ma guarda che è mezzo pieno. E fin quando brontoli sul mezzo vuoto, non ti gusti il mezzo pieno. Non lo bevi. Brontoli e basta. Bevilo, santo cielo. Allora capirai che piuttosto di niente anche mezzo bicchiere di vino è un piacere berlo. L'euthinon è, potremmo tradurre non a livello puramente letterale, ma a livello concettuale, è quel cuore che è perfettamente aderente al reale, secondo certi parametri di verità e di giustizia. Guardate che è difficile avere questo cuore, bisogna coltivarlo tutti i giorni e può anche sfuggirti. Noi molto spesso non abbiamo questa pulizia mentale e pensiamo di essere corretti quando diciamo tu mi hai offeso. Se ci ragioniamo un poco, non è che l'altro ci abbia offeso, è che noi ci siamo lasciati offendere. Se ci pensiamo un poco, gli altri ci trattano come noi vogliamo essere trattati. È sempre difficile accettare questo modo di ragionare. Ma il cuore retto non è un cuore mona. È un cuore che dice, io rispetto i tuoi diritti, ma anch'io ho dei diritti. Io rispetto che tu adempia il tuo dovere, ma anch'io ho dei doveri. E ciò che è giusto per te è giusto anche per me. O il rovescio, ciò che è giusto per me è giusto anche per te. E quindi non ti frego il posto nella fila. In Italia abbiamo perso questo senso dell'aderenza al reale perché è subentrata chissà per quali pertugi, non in tutti, ringraziando Dio, una mentalità fregaiola per principio. Allora il Siracide ti dice, vuoi affrontare la vita? La mentalità fregaiola la tiri via. Nessuno ti controlla. Sei tu che controlli te stesso. Se vuoi fare una scelta di vita, nessuno ti controlla. Sei tu che devi controllare te stesso. Ma Don Renato, se io non frego gli altri fregano me. No, questo è un cuore che è aderente al reale. Come tu non freghi nessuno, non permetti a nessuno di fregarti. E se qualcuno tenta, lo porti davanti al giudice senza tante storie. Poi andiamo dal giudice e quello ci fa il processo fra 6 anni, ma non importa.
Guardate che tutto il grosso problema è in queste piccole cose, dove una persona è onesta con se stessa, chiama le cose con il loro nome, è pulita mentalmente. La chiave di volta perché la nostra vita sia una vita realizzata è questa, dice il Siracide. Io non ti dico se tu devi essere con Prodi o con Berlusconi, con Yahweh o con Gesù Cristo o con Maometto o con Vishnu. Siracide dice sono affaracci tuoi. Però guarda che la metodologia è questa. Prima di tutto questo cuore retto e poi bisogna avere l'altra caratteristica, cartereson. Noi non ci commuoviamo di fronte a questa parola, però se avessimo un po' di familiarità con il linguaggio greco e soprattutto con i testi del Nuovo Testamento, se noi andassimo al capitolo, non mi ricordo più, dovrebbe essere capitolo 4, versetto 42 degli Atti degli Apostoli, dice, erano proscarteruntes, nell'ascoltare la didaché degli Apostoli, nella comunione fraterna, eccetera, eccetera, nella frazione del pane, nelle preghiere. Proscarteruntes. Altra virtù che nella società di oggi è un pochettino messa da parte, cioè bisogna essere costanti. Io rido ogni tanto quando trovo nel giornale la réclame: ascoltate questa mattina, questa sera parlate tedesco. E c'è qualcuno che ci crede. Io ho imparato diverse lingue orientali, ne ho imparate 6 in 3 anni, 8 ore al giorno di studio più 4 di scuola. E io non ho mai girovagato per Roma. Io ho conosciuto Roma quando ero insegnante di religione al liceo classico e accompagnavo i ragazzi in gita. Allora ho cominciato a conoscere Roma. Quando ero là a studiare, io non sono mai andato a San Pietro, mai andato all'Olimpico, mai. E occorre costanza. Prendi una vite, ti inchiodi il sedere alla sedia e stai lì. Oggi, domani, dopodomani, mercoledì, giovedì, una settimana, 4 settimane, e impari. Perché la costanza, guardate che dà sempre risultato, sempre. Omnia labor vincit improbus. Omnia. Il labor improbus, cioè quello che non smette mai, omnia vincit. Vi è chiaro il concetto? Non è un'idea religiosa, santo cielo. Ce l'avevano già i romani che erano paganoni. Chiara. L'aderenza alla realtà, impara a chiamare le cose con il loro nome, sii corretto, non mentirti. E sii costante. Siracide dice, vuoi realizzare la tua vita? Prendi questo metodo. Preparati alla prova e per superare la prova in maniera corretta abbi queste 2 caratteristiche. Bastano? No. Non ti smarrire nel tempo della seduzione. In questo caso la parola seduzione e la parola tentazione sono 2 sinonimi. Non ti smarrire nel tempo della seduzione. È chiaro, il fare ciò che piace è molto più facile che fare ciò che giova. Di fronte alla difficoltà, certi giovani preferiscono farsi le pere che non affrontare la difficoltà. Piace di più. Non risolve niente. Dire di sì alla seduzione non risolve niente.
ti sembra che ti dia una soddisfazione, ti sembra che ti dia una soluzione. Di fatto ti dà un'illusione al cui risveglio sei più amareggiato di prima. E allora il Siracide dice: avvaliti dell'esperienza precedente. L'umanità che ti ha preceduto non era scema. Impara a stare a contatto con queste cose. Costa, tabacco se non costa. Però tieni presente che il principio è: se giova e piace, tanto meglio. Ma se piace e basta e non giova, è meglio lasciar perdere. Sembrano cose elementari, ma provate a pensare come sono fatte le nostre scelte. Ognuno risponda per sé. Sta unito a Lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Questo è tipico dell'ambito religioso. Chi ci crede, qui si trova in pieno. Chi invece in quest'aula è ateo può saltare questo versetto, perché questo versetto è teologico. Accetta quanto ti capita, sii paziente nelle vicende dolorose. A me viene da ridere ogni tanto, ma devo ridere per conto mio. Noi abbiamo, soprattutto nel mondo tedesco, un'invasione di buddismo che metà basta. Mi volete rileggere questo versetto? Accetta quanto ti capita. Sii paziente nelle vicende dolorose. Questo è distillato di buddismo 100%. Peccato che si trovi in un testo biblico di tipo ebraico. Ma sta dicendo la stessa cosa. Vogliamo tradurlo in termini buddisti: quando c'è il vento non fare la quercia, fai la canna. Piegati al vento. Poi puoi rimetterti in piedi, ma se fai la quercia e il vento è più forte di te, ti spezza e tu in piedi non ti rimetti più. Tiè. E noi diciamo: che sapienza. È vero. È scritto lì: accetta quanto ti capita. Sii paziente nelle vicende dolorose. E noi diciamo: ma questa è passività, giusto? Nella vita è necessaria anche una certa passività. Quando noi vogliamo fare, di per sé sarebbe sbagliato tradurre il superuomo, ma vogliamo fare l'uomo primordiale, primigenio, quello puro di Nietzsche, qualche volta è necessario attivare questo aspetto della nostra umanità. Qualche altra volta è necessario attivare l'aspetto dell'elasticità. Non possiamo essere così stupidi di avere due concetti e adoperarne sempre solo uno. Se ne hai due, adoperali tutti e due. Ma come li gestisco? Hai i due principi. È scritto: cuore retto e costanza. Allora sai quando adoperare il momento elastico e il momento forte. Perché è questo cuore, ricordatevi che in Oriente dice 4 cose, non dice una cosa sola. Cardia, lebab, significa l'intelligenza, più la volontà, più l'intuizione, più il sentire profondo. Quando si dice cuore in Oriente si dice 1, 2, 3, 4, tutto insieme. Dio non era mica stupido quando dice a Israele: tu Israele devi amare Dio con tutto il cuore. Non ti resta niente altro. E quando Gesù da drittone ha la moneta in mano che gli hanno dato perché gli avevano chiesto: paghiamo le tasse o non paghiamo le tasse? E Gesù dice: datemi la palanca. E vi ricordate che cosa risponde? A Cesare dategli pure i soldi, e a Dio bisogna dare tutto ciò che è di Dio, cioè
tutto. Perché quando tu gli dai il cuore, gli dai l'intelligenza, la volontà, l'intuizione e gli affetti. Sì, non è che abbia dato una risposta alla Camillo Conte Benso di Cavour. Non gli ha dato la risposta libera Chiesa e libero Stato. Perdonatemi il linguaggio familiare, ma li ha fregati. Perché ha detto: Cesare vuole i soldi, ma dateglieli. A Dio gli date tutto ciò che è il vostro io. Che è ben diverso. E così ragiona il Siracide. Certo che se andiamo avanti in questa maniera, noi abbiamo fatto appena 2 versetti. Addio Bisi. Va bene. Accetta quanto ti capita, sii paziente nelle vicende dolorose, perché? Ed è adesso la motivazione più simpatica. Con il fuoco si prova l'oro. E gli uomini ben accetti, ricordate che parlavamo di questo dektoi, linea L, terza parolina. Di per sé questo aggettivo veniva nella concezione antica ebraica applicato solo alle vittime. Questa è una vittima accetta a Dio. Thisia dekte. Sacrificio gradito. Per i motivi che abbiamo detto, il concetto di dektos, gradito, passa ad altri tipi di categorie. E il nostro Siracide dice: state attenti, un vero uomo, una vera donna sono graditi a Dio quando, come loro, vengono purificati dalla prova. Noi diciamo: ma Dio è esigente, fermati un momento. Tu hai un amico? Sì. Quando sai che ti è amico? Nel bisogno, cioè lo metti alla prova. Quando sai che tuo marito ti ama, tua moglie ti ama? Nei momenti di difficoltà, perché quando non ci sono difficoltà, qualunque stupido tipo è capace di volerti bene. Quando hai ragione, tutti stanno a fianco a te. Ma quando hai torto, stanno a fianco a te non per darti ragione, ma per aiutarti coloro che ti vogliono bene. Quella è la prova. Ora, se anche umanamente noi diciamo che la prova filtra le vere amicizie, Siracide ti dice: guarda che questo principio lo applichi in termini più ampi, la prova è ciò che filtra il vero uomo, la vera donna.